Nuova puntata, facciamo finta che oggi è un vero onore perché intanto è sempre un piacere ospitare qualcuno di persona, finalmente perché i collegamenti da remoto non se ne può più, poi si gioca in casa con una grande amica, quindi diamo il benvenuto a Laura Fezia, come stai? Bene, grazie, grazie dell'invito soprattutto. Bene, e quindi io direi che intanto ti ringrazio anche per lo splendido omaggio e quindi voglio anche così ringraziare anche la Uno Editori e tutti coloro che lavorano per divulgare queste informazioni. Questa puntata, fra l'altro, sappi che chi segue le nostre trasmissioni, il nostro canale, l'aspetta dalla prima puntata, quindi appena Wow. abbiamo incontrato Mauro, di conseguenza subito, e quindi sistemato l'Antico Testamento, passiamo al Passiamo al nuovo. E nuovo e passiamo al nuovo perché conseguenze. non lasciamo le cose a metà. No, E appunto. quindi io direi, allora, innanzitutto, avete capito quali sono gli argomenti che tratteremo quest'oggi, d'obbligo la faccio brevemente come al solito, altrimenti non ci darebbe la prima serata. Noi facciamo finta, quindi nessuno si deve sentire offeso o turbato in qualche modo, noi facendo finta raccontiamo delle cose. Certo, E quindi oggi tratteremo il Nuovo Testamento. sì. Argomento così, piccolino, insomma. Partiamo di qui. Partiamo Parliamo di qui. da E quelle due quindi cose. andiamo un pochettino insieme a te da che parte per spiegare il Nuovo Testamento a chi non lo conosce, da dove possiamo partire? Dobbiamo partire prima di tutto da un evento che forse è accaduto, forse, perché facciamo finta che sia accaduto, appunto, di un malfattore che è stato crocifisso sul Golgota in un anno imprecisato, perché solo dopo sarebbe stata creata la divisione degli anni avanti Cristo e dopo Cristo. Intorno a quella figura che forse è esistita storicamente, forse, qualcuno, una ventina di anni, 20-25 anni dopo, ha imbastito un prodotto, ha costruito un prodotto su questo personaggio, ossia un tale Paolo di Tarso, che volendo, dal mio punto di vista, stava cercando lavoro, stava cercando il modo di sbarcare il lunario, insomma. E raccoglie questa storia, ci costruisce intorno tutto quello che a questa storia mancava per essere appetibile al di fuori del mondo ebraico, perché questa storia si era svolta all'interno del mondo ebraico e quello è molto importante da considerare. E viene detto nei Vangeli stessi, che sono successivi a Paolo, magari dopo ne parlerò. Ci costruisce questo prodotto per venderlo al di fuori del mondo ebraico. Poi succedono tante cose in quella zona del mondo dove c'era l'occupazione romana. Naturalmente Roma cercava di imporre se stessa nei territori che occupava, ma in modo abbastanza soft. A Roma bastava che i conquistati pagassero le tasse, se era necessario si prestassero per servizio militare, forse in alcune zone del mondo, e la cosa finiva lì. Con gli ebrei erano stati particolarmente tolleranti, oltretutto. A un certo punto si rompono un po' le scatole della supponenza degli ebrei che pretendevano di comandare quasi, nonostante Roma, eh, e scoppia la prima guerra giudaica, siamo nel 66. Paolo intanto aveva fatto tutte le sue operazioni di marketing per costruire questo prodotto. Dopodiché arriviamo al 70, tanto per farla breve, non raccontarla tutta nei dettagli perché sarebbe un po' lunga, distruzione del Tempio di Gerusalemme. A qualcuno tra il 66 e il 70 all'interno del mondo ebraico e non solo, viene in mente un sistema per distruggere Roma senza le armi. Roma è una macchina da guerra, no? Quindi con le armi era piuttosto difficile. E allora così viene creata una religione che possa corrodere Roma dall'interno, cosa che in effetti accadrà, perché la storia ce lo racconta. Sarà uno dei motivi per cui l'impero romano cadrà. Questo è un pochino L'inizio. e quindi vengono preparati tutti i documenti che servono per
far dilagare questa nuova religione. E i Vangeli sono parte di questi documenti insieme alle lettere di Paolo. Proprio come Biglino ci sono un sacco di analogie che scopriremo in questa puntata e che andremo a precisare. La religione con la fede non devono avere nulla a che fare, quindi oggi non parleremo di fede, quindi chi ha il dono della fede è giusto che ce l'abbia e non deve sentirsi così coinvolto in quello che andremo a dire. Noi cercheremo di analizzare alcuni fatti storici. Dal punto di vista storico, semplicemente. Bene, e quindi di qua siamo partiti, perché proprio come dice Biglino, quando bisogna controllare alcune persone, se lo si fa spesso magari con le armi, prima o poi chi è oppresso rigira l'arma verso chi opprime, quindi è stato anche uno strumento in cui si è trovata nella religione, quindi qualcuno che ci si affida volontariamente e si fa seguire per tutta la vita, anche elargendo grandi somme di denaro, e poi ci arriviamo, perché anche grazie, seguendo un po' le tue conferenze e i tuoi libri, ho scoperto anche delle cose sull'8 per 1000 che è giusto anche Sì, andare certo. a precisare. Ecco, e quindi, quella è una conseguenza di quel lavoro incominciato in quei tempi là, insomma. Quindi andiamo anche, perché lei giustamente lo ha sempre detto, io smetterò di occuparmi di Chiesa Cattolica quando la Chiesa Cattolica Smetterà smetterà di occuparsi di me. Esatto. E di tutti i cittadini italiani, perché non solo di me persona, chiaramente. E invece attualmente non è così. Entriamo subito nel vivo, così dal passato arriviamo subito a quello che è il presente. Una precisazione sull'8 per 1000, perché magari non tutti gli amici che ci ascoltano hanno capito effettivamente che cos'è, c'è un po' di confusione. No, c'è un sacco di confusione, perché a parte che viene confuso col 5 per 1000, con cui non ha niente a che vedere. L'8 per 1000 è stata la scusa. Sì, fra l'altro Chiesa Cattolica ce l'ha aggiunto, cioè si può scegliere. È stata la scusa che ha trovato il governo italiano, in quel momento rappresentato da Bettino Craxi nel 1984, per poter continuare a elargire aiuti di Stato alla Chiesa, cosa che nella Costituzione repubblicana non c'era più. Ci hanno messo un po' di anni, dal 48 all'84, però hanno trovato questo sistema. L'8 per 1000 è una percentuale della denuncia dei redditi, diciamo, del singolo, che può essere devoluta a una serie di soggetti, che sono tutti confessioni religiose. Nell'8 per 1000 ci sono solo confessioni religiose. Okay. E quello, vabbè, se uno decide di voler dare ancora un po' di soldi a Santa Romana Chiesa, che è tanto povera, fa benissimo, per la carità, chi glielo vieta. Ma è il meccanismo dell'8 per 1000 che è perverso, perché sul modulo della dichiarazione dei redditi ci sono delle caselle. Allora, l'8 per 1000 si può dare allo Stato, oppure a una delle confessioni religiose che sono all'interno di questo elenco, in cui si entra in base al numero degli iscritti al club, dico io, dei fedeli. Oppure si può, volendo, lasciare, cioè ci sono due case dello Stato, confessioni religiose, oppure si può lasciare in bianco, qualcuno dice io non firmo. Guai! Cioè non firmo perché non voglio darli né allo Stato né alle chiese. Va bene, non è vero, perché di queste quote inespresse vengono ridistribuite dallo Stato tra tutte le confessioni religiose che ci sono nell'elenco dell'8 per 1000. Quindi la Chiesa in percentuale proporzionale, esattamente. Quindi la Chiesa Cattolica se ne becca anche una bella fetta da quella parte lì. Questo è il meccanismo perverso dell'8 La mia scelta l'ho fatta, quindi anche voi esplicitate bene, poi invece le associazioni, il volontariato, quello è il 5, il 5 per 1000, poi c'è anche un 2 per 1000 ai partiti politici. E questo bisognerebbe ancora chiarire se esistono ancora i partiti politici. Esatto. Va bene, proseguiamo insieme, perché quindi siamo arrivati al presente. Fra l'altro lo faccio anche presente perché affrontando anche queste tematiche spesso ci si trova anche a confrontarsi con esponenti delle religioni, anche della Chiesa, e questo sentimento verso le alte sfere, perché lo ripetiamo, noi non andiamo a guardare al povero parroco, chi veramente ci mette l'anima, a chi sta sul territorio e si
sporca le Certo. mani, quelle ben venga, in giro per il mondo ce n'è sempre un gran bisogno, ma c'è chi dall'alto, da questi famosi attici di cui si comincia un po' a Sì. parlare, le mani non solo non se le sporca, ma non si ricorda neanche più che cosa c'è al di fuori di casa sua, ecco, quindi No, è un senz'altro. po' una critica che esiste dalla notte dei tempi, e quindi chissà se magari i tempi sono maturi. Ma stiamo vivendo un presente particolare, perché io ti chiedo, ma veramente non so la risposta, i due papa insieme, cioè, Lì è una delle barzellette dei nostri tempi, quella dei due papi. Attualmente all'interno della Chiesa c'è una guerra senza esclusione di colpi. Dice, sai che novità? Ci sono sempre state, no? Le guerre per il potere e non spirituale all'interno della Chiesa. Però questa volta non è più una questione di quale fazione riesce a spuntarla o non spuntarla. Questa volta, chiaramente un'opinione personale, è in gioco la sopravvivenza stessa dell'istituzione. E i due papi rappresentano un po' questo bipolarismo che esiste attualmente nella Chiesa Cattolica. Ci sono, diciamo, due grandi partiti, vogliamo chiamarli così. C'è quello degli ultra tradizionalisti e c'è quello dei, chiamiamoli modernisti, ma solo riformisti. apparentemente, sì, è tutto un papocchio anche lì, questa storia, per il caso di dirlo, papocchio, di tutta questa apparente apertura, perché è solo apparente. Eh, e i due papi, appunto, a parte che, vabbè, c'è chi dice che c'erano state profezie, non è vero, non c'è la profezia quelle di cui parlano si riferiscono a personaggi del passato e non certamente a questi. Però tutto questo inghippo, che diciamo siamo alle fasi finali di questo inghippo, era cominciato molto prima, è cominciato in una data abbastanza particolare perché stava scritta sulla busta che conteneva il terzo segreto di Fatima, che era 1960. Cos'è successo in quegli anni lì? È iniziato il Concilio Vaticano II, grosso modo in quegli anni lì. E tutto questo tipo di disgregazione di un certo tipo di chiesa è iniziato in quegli anni lì. E adesso stiamo solo vivendo le conseguenze, naturalmente ci sono stati, è stata una guerra continua senza esclusione di colpi. E adesso cosa succederà? Sinceramente non lo so. Da una parte c'è Bergoglio che parla alla pancia della gente e in effetti nel momento in cui è stato eletto c'era bisogno, secondo i vertici naturalmente, di un papa che non fosse un teologo come Ratzinger, freddo, che non aveva tutto Un questo burocrate. impatto, no, nei confronti del gregge. Ci voleva di nuovo un papa buono, due, come era stato Giovanni XXIII. E Bergoglio è perfetto, dice, a molti sembra un personaggio ingenuo a volte, no? Un personaggio così alla mano. Per me, dal mio punto di vista, un gesuita ingenuo e pacioccone è ancora da nascere. Poi ognuno traga le conclusioni che L'hai detto vuole. bene, un gesuita. Affrontiamo un po' il tema dei gesuiti e poi andremo a vedere anche qualche immagine di Bergoglio, anche con qualche episodio che ha fatto un po' Mm. discutere. Ecco, quindi affrontiamo anche il tema dei gesuiti e metto anche il carico, perché spesso confrontandomi con anche amici piuttosto che colleghi che trattano le mie stesse tematiche mi dicono però in un momento storico di forte immigrazione, visto che nessuno riconosce più i confini di uno Stato, Mm. togliere e attaccare anche un'identità a livello religiosa, guarda che fate più male che bene, perché si è sempre più soli, a differenza di altri che arrivano e hanno religioni che veramente seguono in maniera compatta e che sono veramente uniti. E Mhm. quindi noi come possiamo rispondere un po' a questa critica dell'identità, il famoso crocifisso nelle aule? Ma il crocifisso nelle aule bisognerebbe intanto chiarire che la Costituzione afferma che l'Italia è un paese laico,
quindi il crocifisso nelle aule assolutamente non ci vorrebbe. Poi per me il crocifisso nelle aule, nei tribunali, nei luoghi pubblici, negli uffici, eccetera, andrebbe tolto semplicemente per questo, perché l'Italia è un paese laico, non per rispetto, perché in effetti io penso che se uno va in un paese straniero si deve adattare in qualche modo alle regole dominanti di quel paese straniero. E non parlo solo di religione, naturalmente. Però l'Italia è un paese laico, appunto. Non è un paese, se noi andiamo a guardare lo Statuto Albertino, che è quello che ha preceduto la nostra Costituzione, il primo articolo, o mi pare che fosse il primo, diceva che la religione cattolica era la religione di Stato. Con la Costituzione repubblicana questo articolo è sparito, l'Italia non ha più una religione di Stato, anche se molti lo credono, ahimè. Ed è per quello che è stato poi creato l'8 per 1000 di cui parlavamo prima, insomma. Quindi il crocifisso nelle scuole andrebbe tolto, nelle scuole, negli uffici, eccetera, andrebbe tolto principalmente per quello. L'Italia è un paese laico, quindi non soltanto togliamo, dal mio punto di vista, il crocifisso dalle scuole, ma non è che lo sostituiamo con altri simboli religiosi. Oppure ce li mettiamo tutti, semplicemente. Quindi un po' la diatriba tra insegnare religione o storia delle religioni a scuola. È un po'... Lì la storia dell'insegnamento della religione è un'altra delle grosse... Cioè, adesso non ricordo esattamente la cifra che lo Stato spende per pagare gli insegnanti di religione, cioè tutti noi. Perché se lo pagassero i cattolici, ma chi se ne frega, fanno benissimo. Il fatto è che li paghiamo tutti, come paghiamo i cappellani ospedalieri, quelli delle carceri, e quindi anche gli insegnanti di religione li paghiamo anche i contributi. Però per molti studenti... Per fare indottrinamento. Quando andavo a scuola io, per molti era quel braccio in più che si alzava sempre a favore della promozione, che serviva quando si andava a contare allo scrutinio di fine anno. Quella era una mano alzata sicura, però Certo. quindi Quello facevano del bene. Ritornando seri, quindi perdonerete anche un po' l'ironia, ma torniamo seri subito perché vuole. a argomento gesuiti. Il primo papa gesuita, chi sono un po'? Perché spesso lo si legge un po' fra le righe, eppure magari si scopre che quel rappresentante anche di Stato, quel presidente del Consiglio è molto vicino ai gesuiti. E quindi chi sono questi gesuiti? Sono la famigerata Compagnia di Gesù fondata da Sant'Ignazio di Loyola, che hanno acquisito a mano talmente tanto potere che il loro padre generale è chiamato il Papa Nero. Quindi c'è abbastanza... non hanno mai ambito al papato, diciamo, non si sono mai sbattuti più di tanto per far diventare papa un loro rappresentante. Adesso sì, adesso è accaduto, e questo secondo me è abbastanza significativo per quella questione che dicevo prima di questa guerra interna, no? Oltretutto con l'ascesa in potere dei gesuiti è diminuita leggermente il potere di un'altra congregazione decisamente potente, che è l'Opus Dei, perché Opus Dei e i gesuiti non si sono mai potuti vedere, insomma. L'Opus Dei ha avuto il suo momento di gloria durante il pontificato di Giovanni Paolo II e poi naturalmente adesso hanno dovuto rientrare un pochino nell'ombra. I gesuiti si sono sempre occupati nella storia dell'insegnamento, dell'indottrinamento, però c'è un particolare che forse il pubblico non sa, a meno che non sia andato a leggere una storia dei gesuiti, insomma, che è difficile. Nel 600, dopo la scoperta del Nuovo Mondo, e quindi con l'inizio della deportazione dei nativi e l'immissione, cioè la deportazione anche dall'Africa verso le Americhe di africani, i gesuiti avevano allestito una flotta apposita per questo commercio, così, no? Tanto per dire. Quindi tutti gli africani che sono arrivati poi a popolare anche l'America e oggi vengono chiamati afroamericani, arrivano grazie ai gesuiti che fanno commercio di carne umana.
questi sono i gesuiti. Tra l'altro poi vi invito anche a leggere quello che è venuto fuori a proposito del giuramento dei gesuiti, perché ci sono Sì, anche lì è delle pesantuccio, clausole diciamo. pesantucce, È ecco, quindi un po' pesantuccio. bisognerebbe anche Sì. chiedersi. L'abbiamo accennato, quindi Opus Dei, queste due grandi organizzazioni, queste quasi percorsi iniziatici, quasi logge, ecco, le possiamo chiamare Sì, un le po'. possiamo chiamare dei veri e propri centri di potere, sia l'Opus Dei sia i Gesuiti, solo che l'Opus Dei in un modo e i Gesuiti in un altro. Insomma, si sono un po' spartiti, per alcuni periodi si sono equamente spartiti il potere. L'Opus Dei è soprattutto interessata a occupare i media, perché chiaramente attraverso i media si può fare molto. Il campus biomedico di Roma è dell'Opus Dei, questo per fare alcuni esempi, insomma. Bene, E, e dall'altra parte anche dalla ricerca, quindi andrebbe anche approfondito quello che hanno collezionato negli archivi, nelle eh, biblioteche, negli archivi storici, i libri che hanno negli archivi del Vaticano, che sono delle cassaforti inespugnabili che contengono dei testi, perché yeah. evidentemente loro sanno bene quello che c'è, e quindi è il famoso fate quello che dico e non quello che E non quello che... faccio, Vabbè, ecco, quello e quindi chissà se si è potrà un mai classico. accedere a qualche testo. L'abbiamo visto anche in argomento indiano, quindi tutti gli antichi testi trafugati lì vengono ben conservati e se ne guardano bene dal... Difatti uno dei miei sogni è di farmi chiudere negli archivi vaticani con un cellulare, una fotocamera, insomma, qualcosa. Ecco, lì penso che chi ha dubbi e tutte queste nostre trasmissioni potrebbero anche finire laddove aprissero gli archivi vaticani, perché lì c'è scritta tutta la storia dell'umanità. Tutta la vera Tutta storia la del vera mondo. storia dell'umanità, tutto ciò che non torna, ricordiamo hanno anche i più famosi centri astronomici, i telescopi più Eh, potenti al mondo, sono proprio dei gesuiti che fanno ricerca della vita su certo, altri pianeti, ecco, quindi certo, evidentemente senza dubbio. sanno bene quello che Sanno vanno tutto, a tutto cercare. quel che c'è da sapere. Argomento scottante, il grande reset, qui ha fatto venire fuori, qui ha fatto schierare più esponenti e quindi sul grande reset da Monsignor Viganò in poi sta accadendo la qualunque, quindi in pieno Certo, presente. Che idea certo. ci siamo fatti? Cosa È ne quella pensi? storia che dicevo prima, di quella guerra che c'è all'interno della Chiesa, che coinvolge anche altre chiese, credo. Perché noi parliamo di Chiesa cattolica, ma dimentichiamo che bisogna parlare di Chiesa cristiana, che comprende anche altre confessioni. Poi c'è quell'apertura all'Islam di Bergoglio che fa pensare in qualche modo. Fa parte questo grande reset di cui si ipotizza, è proprio, sai, il risultato finale di quella guerra che c'è ad altissimi livelli di potere, in cui chiaramente c'è il Vaticano è schierato in prima linea, perché come è Schi- sempre stato. Schierato in prima linea, fra l'altro vi invito anche a guardare le altre nostre puntate, ce n'è proprio una dedicata interamente al grande reset con Michele Putrino che Eh, salutiamo, andate a rivedere anche quella puntata e dicevamo proprio quindi l'apertura del Papa di Bergoglio verso l'Islam ma anche verso queste grandi famiglie di banchieri, certo. quindi lo andremo anche a vedere, anche l'approccio che sia che usano molto i simbolismi, quindi c'è chi sta cominciando a studiare Sì. quel Sì, simbolo, poi quel lì vengono fuori segno. delle cose che non stanno in cielo né in terra, ma fa lo stesso perché vanno a guardare anche come mettono le mani e finché ce n'è, e lì ci andrei un po' pianino, ecco, su quelle cose lì, perché non sono così cretini. Cioè, se si devono nascondere, si nascondono bene. Mentre ecco, la nostra regia adesso poi sceglierà qualche immagine su questo, e quindi insomma è un tema di grande attualità, è stato chiamato in ballo anche Trump, che pare che stia giocando Mhm. un ruolo in tutto questo, e quindi è una partita aperta Una e partita vedremo, apertissima, vedremo chi vincerà. vedremo ecco, quindi E tanto noi siamo in mezzo, quindi... temo che insomma, però c'è chi sa e c'è chi magari riuscirà a prevedere anche solo semplicemente in maniera molto pratica Sì. quando si uscirà da questa situazione. Mm.
Quindi Bill Gates l'ha detto nel 2022, l'ha detto anche ridendo. Quindi è un po'... ci ha detto anche il giorno, no? Non No. gliel'hanno chiesto, ma secondo me No. sarebbe stato preparato anche su quello. Va bene, Penso fra l'altro anch'io. la nostra regia, sì, se la vuoi mettere, mettila quella foto che al momento è tagliata, Sì, però rispecchia un sempre po', ecco, che è un sorridente, tranne po'... in una foto. Bergoglio nasconde poco Sì, no, diciamo che è un po' sottotitolato, sì, ecco, non è così. che per alcune cose potrebbe essere un pregio, ma veniamo anche ai giorni nostri, perché sempre leggendo i tuoi testi e ascoltando le tue conferenze si parla di alcuni fenomeni, quindi entriamo in un altro argomento, quindi le cosiddette apparizioni mariane, quindi Mhm. entriamo un pochettino, perché ce ne sono di due tipi, questo lo aggiungo io, quindi come si dice in questi casi potete anche farne a meno, cioè quegli fenomeni, quegli avvenimenti in cui qualcosa è accaduto ma è stato travisato, e quegli altri fenomeni in Manipolato. cui è tutto È programmato tutta fuffa, dall'inizio. sì, esatto. Sì, ci sono alcune apparizioni cosiddette mariane, in cui secondo me, per carità, io non c'ero, quindi qualcosa è successo. E poi c'è l'enorme oceano delle tarloccate, insomma, dello sfruttamento anche, che non sono sempre i veggenti Ecco, a qui essere... c'è uno strano percorso, Sì, forse qualche tour operator l'ha organizzato, sì, questa è la esatto, crociera della esatto, fede. E la quindi crociera, abbiamo per appunto. esempio Lourdes, Fatima e, rimettiamo un attimo la cartina così ne parliamo insieme. Lourdes, Nell'ordine di Fatima e la Salette. apparizione, la Salette, Lourdes, Fatima. E lì qualcosa è accaduto Lì probabilmente. secondo me qualcosa è accaduto. Poi può essere accaduto qualcosa, adesso non so se Licea, Borin, in alcuni altri posti, anche se in maniera meno eclatante di quanto possa essere successo, soprattutto come conseguenze, possa essere successo alla Saletta, a Lourdes e a Fatima. Cosa sia successo? Non lo so, perché ipotesi se ne possono fare tante. Di certo, e questo ci mettono una, ma due mani sul fuoco, non è apparsa la Madonna, per un semplice motivo, che la Madonna cattolica non esiste, è un personaggio inventato a tavolino, prendendo da quei famosi Vangeli di cui abbiamo parlato all'inizio, il personaggio meno compromesso, femminile, il personaggio femminile, meno compromesso, insomma la Maddalena non potevano riabilitarla più di tanto, insomma se l'erano già giocata in altro modo, no? Erano venute fuori quelle foto Sì, così, no, compromettenti. appunto, è stata una cosa. E quando succede questo? Quando la Chiesa cristiana si trova nell'impellente necessità di sostituire le dee pagane e soprattutto la dea madre. Quindi ripesca dallo sfondo questo personaggio, perché se qualcuno ha letto i Vangeli in genere, i Vangeli vengono letti tutti dai non credenti e dai credenti un po' meno. No? I credenti si accontentano di quello che arriva dalla liturgia. Ma questo personaggio femminile, che sia chiaro, qui va tutto il mio rispetto, sempre che sia esistito, facciamo finta che. Qui va tutto il mio rispetto, perché è comunque una madre che assiste in questo contesto al martirio di suo figlio, quindi tutto il mio rispetto umano per questo personaggio. Però se noi andiamo a leggere i Vangeli vediamo che è sempre sullo sfondo, riesce a prendere la parola in due o tre occasioni. Due, allora, per forza, una in particolare per forza perché avevano bisogno di lei per far nascere il Messia e quindi l'Annunciazione con tutto quello che poi è stato costruito su questa storia dell'Annunciazione. La seconda volta quando va in visita a Elisabetta e ne scaturisce una preghiera che è nota come il Magnificat. Alle nozze di Cana però dice tre parole, insomma, in altre poche, quando rimprovera Gesù che si era attardato al Tempio, e si becca sempre, oltretutto, risposte molto arroganti del figlio. Se noi andiamo, mi rispondono, ma era l'usanza dell'epoca, sarà, va bene, può darsi, no? Quindi questo personaggio è assolutamente, oltretutto queste due volte in cui riesce a prendere la parola in modo, cioè per 20 righe grosso modo, sono momenti in cui fa comunque un atto di sottomissione e di obbedienza.
Quindi si delinea già lì la figura della brava donna cristiana, sottomessa e obbediente. Poi a un certo punto nasce questa impellente necessità di avere un'immagine quasi divina, femminile, anche nel cristianesimo, per sostituire le dee e la Dea Madre in particolare, quindi viene ripescata dallo sfondo, le viene costruita intorno tutta la storia, e per costruirle una storia, insomma, come si fa sempre con un personaggio, devono farsi andare bene perfino i Vangeli apocrifi, perché nei Vangeli canonici non c'era niente, in particolare il Protovangelo di Giacomo. E quindi si crea paternità, maternità, cosa faceva da ragazzina, insomma, tutta una serie, poi tutte le leggende, senza andare a scomodare Vangeli né apocrifi né non apocrifi, che nascono intorno a questa figura. E la figura di Maria viene costruita attraverso 4 dogmi. E il dogma, lo sappiamo, è quella cosa a cui il credente deve credere, appunto, per obbligo. Per essere un buon cristiano non può non credere a un dogma. E sono la Maria, Madre di Dio, che è il primo, quando appunto fissano il personaggio, insomma lo fanno esordire, diciamo, no? Fanno esordire il personaggio 431 a Efeso. Poi ci mettono un secolo, secondo concilio di Costantinopoli, la perpetua verginità, perché la questione della sessualità della Madre di Dio era molto 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 spinosa, naturalmente, quindi la risolvono in quel modo. Poi passano passa circa un millennio prima che venga pronunciato anzi più, 1300 anni, Pio IX, Immacolata Concezione. Dopodiché, 1950, Pio XII, Assunzione al cielo di... E la dogmatica mariana è fatta da questi 4 dogmi, su un personaggio inventato a tavolino. Entriamo anche nello specifico di quello che descrivono, abbiamo citato, non ci soffermiamo, lo lasciamo a Brosio, altri fenomeni in altri luoghi, ma andando a vedere come ricercatori quello che è accaduto in quei 3 posti che abbiamo descritto, così come altrove in giro per il mondo, in quello che i testimoni hanno assistito, andando a vedere quindi il tipo di abbigliamento, l'oggettistica che avevano in mano, il colore, di come si andavano a sottoporre, anche la statura di quello che Sì, andavano descrivendo, qualche elemento comune lo si riconosce. sì, certo. E poi anche come si rivolgono, nel senso che spesso gli viene poi detto dopo, ti dico io cosa hai visto questo? Sì, certo. Tanto per cominciare siamo con i pastorelli, no? In tutte e 3 sia la Salette, sia Lourdes, sia Fatima. L'apparizione, che è stata una sola, contrariamente alle altre, di La Salette, è la meno conosciuta forse, anche perché la Chiesa l'ha, diciamo, combattuta per lungo tempo. Siamo all'epoca di Pio IX, 1846, che non è appena diventato Papa. E arriva questa notizia che naturalmente viene presa e amplificata subito, perché questi 2 poveretti, che io sono andata alla Salette e ho visto la meraviglia del luogo, che è veramente un luogo meraviglioso, la Salette, verde, dei pascoli verdi, questi che pascolavano gli armenti per conto terzi, un ragazzino di 12 anni, 13 anni e una ragazzina di 14, 15, Melanie e Maximin. Vedono una cosa molto strana per come la raccontano loro. Ecco, vorrei soffermarmi più su questo perché è la meno conosciuta. Eh, Loro riferiscono di avere visto un globo luminoso nel cielo che a un certo punto comincia a scendere, come se avesse perso chi era all'interno di questo globo, avesse perso L'orientamento. esatto. Questo globo tocca terra, fa alcuni rimbalzi sul pendio e si schianta contro un masso. Questa storia qua, adesso se si va a guardare, non c'è più in tutti i racconti di La Salette, però presso il santuario di La Salette è conservato il pezzo di masso contro cui questo globo è andato a schiantarsi. Da questo globo esce una creatura
che poi verrà descritta vestita col costume della regione, poi con delle rose, poi con, insomma, vengono aggiunte tante cose, insomma, a questo personaggio dopo. Chiaramente restano, insomma, un po' frastornati. E questa creatura che prima si presenta con la faccia tra le mani, poi si alza ed è molto alta invece quella di La Salette, contrariamente a quello che sarà Fatima dopo, e Perché anche quelli Lourdes. che scendono sono alti, faccio finta, quelli che scendono sono molto alti, quelli che usano altre porte sono più Sono piccolini. più piccolini, esattamente. E dice tutta una serie di cose, insomma, dopo che ha smesso di piangere, chiaramente, e poi dà loro un messaggio. Ecco, è la prima volta che un messaggio fa la sua comparsa nelle apparizioni mariane. Messaggio che non gli dice chiaramente che devono tenerlo segreto, tutte queste sono costruzioni che verranno fatte dopo. Fatto sta che mentre Maximin morirà giovane, Melanie invece viene, indovinate che cosa, presa e messa in convento, no? Perché questo accadeva. Oggi si danno all'imprenditoria, una volta le mettevano in convento, soprattutto le ragazzine. E Melanie, entrata in convento, verrà perseguitata tutta la vita da padri spirituali, vescovi, perché metta per scritto questo messaggio di La Salette. Anche lì la genesi è un po' più complicata, adesso ve la sto facendo semplice. Pio IX non gradisce per niente, questo messaggio viene preso e chiuso negli archivi pontifici. Ne rispunterà, dopo che avevano detto di tutto e di più sulla Salette, perfino Ratzinger a un certo punto fa un apprezzamento sulla Salette dicendo che non era un'apparizione mariana di quelle da tenere in considerazione. Rispunterà, guarda combinazione, nel 1999, laddove Santa Romana Chiesa stava allestendo il teatrino per la rivelazione del terzo segreto di Fatima. Perché ce n'è un pezzettino di quel messaggio di Melanie relativa alle sofferenze del Santo Padre che serve alla bisogna. E allora da quel momento la Salette diventa un'apparizione mariana di quelle di cui si può parlare, insomma. Lourdes viene dopo la Salette. Lourdes serve, cioè l'esperienza di Bernadette Soubirous, che non dirà mai ho visto la Madonna, come non l'avevano mai detto Melanie e Maximin, anzi c'è una lettera di Melanie in cui dice se voi dite che è la Santa Vergine, è la Santa Vergine, addirittura, Se lo dite voi. che scrive al Papa. Idem Bernadette, Bernadette non ha mai detto di aver visto la Madonna. Acherò la chiamava, quella là, dialetto occitano. Però quello che accade a Bernadette servirà egregiamente a Pio IX, che 4 anni prima aveva pronunciato il dogma dell'Immacolata Concezione. Un dogma dell'Immacolata Concezione che aveva provocato molti malumori all'interno della Chiesa, perché era stata una decisione unilaterale del Papa. Quindi quale assist migliore, no? Che fare avvallare il dogma dall'interessata stessa? E verrà manipolata tutta in questo senso. Per quello che riguarda Fatima, anche qua le manipolazioni si sono sprecate. Ma tutta la dinamica di svolgimento di Fatima fa capire chiaramente che qualcosa è accaduto, anche perché 70.000, dalle 50 alle 70.000 persone che assistono al miracolo del sole, insomma, non è che possono essersi fatti tutti suggestionare. Poi ci sono anche spiegazioni logiche e razionali, per la carità, non è che non ci siano, però è piuttosto difficile, insomma. E quello è un fatto, non è più il veggente che dice ho visto la Madonna, è un fatto a cui ha assistito una folla che è stata seguita anche dai quotidiani dell'epoca. Quello che viene chiamato un avvistamento di massa. Esatto, forse il primo incontro, lo si potrebbe definire il primo incontro ravvicinato del terzo tipo del XX secolo. In conclusione, perché anche oggi è stata una bella panoramica, abbiamo aperto
sempre un volo dall'alto, perché siamo ancora nell'ambito di quella che noi definiamo i primi passi, quindi le prime tematiche, il primo modo di approcciarsi a queste tematiche è raccontare un po' di tutte senza soffermarsi troppo per il Sì, momento ancora su qualcuna. Ma un consiglio mi sento di darlo e non so se condividi, nel senso che ci sono molte persone che hanno comunque bisogno di una religione, di una fede, ecco, quindi non avere troppo fretta nell'abbandonare, ho capito tutto, abbandono quella, mi butto in un'altra perché magari, cioè, tenete l'usato sicuro, ecco, sì, perché sì, sì, ci sono piuttosto tenete l'usato nuovi, scuro. ci sono nuovi modi sulla New Age, il guru e Però, allora il no, santone, per la carità, state dove però siete, piuttosto. scindendo, cioè facendo un bel distinguo, cioè distinguere tra fede e chiesa. Sono due cose che tra loro non hanno niente da spartire, anche se chiaramente la chiesa cerca di farvi credere il contrario, ecco, quello. In conclusione io voglio ringraziarti ovviamente per essere Figurati, è stati stato un insieme a noi, ti piacere. ringrazio anche per il prezioso dono, la nostra regia di tanto in tanto faceva vedere qualche tua opera letteraria mentre noi le andiamo anche così a ripassare ed obbligo anche la domanda a che cosa stai lavorando, per cosa ci puoi dire senza spoilerare troppo. Però È c'è in un arrivo libro, qualcosa. sì, sì, un prossimo futuro, diciamo, sono abbastanza all'inizio di questa. È una nuova ricerca su un terreno abbastanza complicato, che chiaramente la Chiesa è sempre tra i miei special guest star, ovviamente, però c'è anche un'altra disciplina che, insomma, da cui la Chiesa ha attinto molto, ma non lo dice. Molto bene, grazie anche per questa, per la finale. Grazie a voi per averci scelto anche questa settimana, anche in questa puntata, se ci seguite sui social, anzi andate a, se vi fa piacere, iscrivervi al canale YouTube, c'è la pagina Facebook, c'è la pagina Instagram, vedremo mille modi per raggiungervi e se vi va date uno sguardo anche alle altre puntate, perché qualcuno magari l'ha già intravisto, qualcun altro non ancora, ma c'è un filo conduttore unico, un filologico unico che le unisce un po' tutte e quindi il disegno dall'alto si vede meglio. Grazie Laura Fezia, grazie a Grazie a voi. Manuel Cerisoli in regia, grazie a voi che ci avete scelto, andiamo in sigla, appuntamento la prossima settimana.